Alessandro l'amico di oggi, ciao Elena. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Allora, mi fa vedere due cose. La prima, questa enorme vasca ad anello dove ci sono dentro delle foche e lui è in mezzo, quindi non dentro l'acqua, ma in un cerchio in mezzo che è senza acqua, dove lui addestra le foche. Poi però mi fa vedere anche un altro momento dove lui è vestito da cowboy, dove invece in un paddock circolare addestra dei cavalli. Sempre però addestra i cavalli sempre a fare le figure, no? Quindi lo fa mettere su due zampe. Quindi potrebbe essere, ti dico, forse, non so se è uno zoo o un circo, perché è una cosa fissa, con questa vasca enorme è fisso, non è errante. Ti dà l'autorizzazione? Sì, me la dà invitandomi ad entrare appunto in questo circo. Potrei dirti che è tipo eh, gli inizi, sì, inizi del 1800, 1820, così. Ah, quindi è la stessa Sì, scena. sì, dopo, sì, sì, mi ha fatto vedere, sì, dopo Cavalli e foche. me l'ha fatto vedere, sì. È il suo il circo, eh? Come si chiama? Far for Fun, perché è proprio nel vecchio Far West, potrei dirti, no? E quindi Far West, ma Far for Fun. Vibrazione. Seconda sessione di Alessandro, risale un po' di tempo fa, ha la buona idea da solo di rifarla, di vedere a che punto sta. Vibrazione. 16 miliardi. Alessandro, però, quando hai fatto la prima sessione non fumavi, perché è più di un anno fa. Ok. 16 miliardi. Vediamo a quanto starebbe se non avesse mai fumato, iniziato a fumare un anno fa. 28. Consapevolezza. 189. Se non avesse mai fumato un anno fa, per un anno. 198. Anima. 45. Vite. 1286. Suscettibilità ipnotica. 69. Cervello, quindi capacità medianiche. 9.4. Quanto di Alessandro, nuovo valore, penso che tu lo conoscano, è nella 3D come stato e quanto nella 4D. Direi 70% nella 4D e il 30% nella 3D. Se non avesse ripreso a fumare da un anno? 90 4D e 10 3D. Quando è nella 4D, però, c'è questa cosa che non so perché sono cose nuove, quindi ti descrivo. È come se lui guardasse, come se fosse su una mongolfiera, no? E guardasse sempre giù, come se cercasse guardando giù che cosa lo tenta di trascinare giù. Quindi è come se non riuscisse, non...
come se fosse in mezzo, perché è in 4D, ma guardando giù è come se non riesce a viversi pienamente la 4D. Entità eteriche che lui ha voluto far tornare per imparare delle cose. Lo ribadisco tutte le volte, le interferenze non sono brutte e cattive, non dobbiamo tendere... Mazza. Non dobbiamo tendere all'assenza di interferenze, ovviamente sì, ma non è quello il vero senso del nostro essere qui, della nostra permanenza. Le interferenze le creiamo noi. Chi vi dice queste cose? Nessuno. Le creiamo noi per imparare delle cose, gestirle, usarle come dei giocattoli e poi buttarle perché non servono più. Allora, ci sono questi 4, possono sembrare gremlins, mi viene da dire, come forma, tutti neri, che ognuno ha una corda che allora loro la tengono per mano e legano Alessandro ai piedi e alle braccia e lo tengono giù come se fossero zavorre. Mm? Mhm. Primo o Eh, secondo universo? primo, questo è primo. Mm. Allora, dal secondo c'è questo essere che è bianco grigio, che ha tipo la forma, non so come spiegare, un po' tondeggiante ma allungata qua, che sporge in fuori, che quando apre la bocca manda eh, come se fosse una tela da disegno, però piena di suoni. Mm, 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 che sono quei suoni che fanno sì che lui venga limitato e interferito. Sono i suoni, è come se questa interferenza lavorasse attraverso tutta la sua famiglia. Mm? Che aspetto ha? È una cosa un po' tondeggiante, lunga, che poi alla fine fa così, con Una la T. bocca un po' così. Mm. Ah. Poi del primo universo c'è questo. Hai presente quei che c'erano una volta che se tu schiacciavi usciva il pagliaccio, tipo, Mhm. con la molla? Ecco, quello lì, che un po' ha la funzione di prendere un po' in giro Alessandro, ma che mette anche un po' timore, nel senso che è quasi come se eh, mh, quando questo scatta, lui si ferma per dire cosa succede. E poi su un enorme palco, posso dire, sembra un palco, c'è Zeus con uno sfondo blu-grigio, come da tempesta. Mm. DL? EDL ce ne sono 3. Entità mentali. Allora, entità mentali. Allora, ne vedo 3. Una, allora, diciamo quella più alta, posso dire livello 6, è proprio agganciata al. Ah, ok, adesso è chiaro. È agganciata all'entità collettiva fumo e ha proprio la forma di sigaretta, quindi la chiamerei sigaretta, ok? Che ha sotto, quasi come se ci fosse il piano, no? Il terreno, e sotto ha quasi come se ci fosse un filo che è legato a quel cubo con il pagliaccio che esce. Mm? Mm. Quindi quasi come e me lo lega proprio all'evento che c'è stato un anno fa più o meno, no? La morte dello zio. Mm.
È quasi come se, non essendoci più lo zio, tutte le volte che c'è un riferimento da parte della famiglia dello zio, è come un po' uno spauracchio per lui. Dice, oddio, adesso cosa succede, no? Cos'è la prossima storia? Ecco, Che è quindi... il pagliaccio che ti spaventa. Mm. Poi, Poi la seconda che è 4-5, eh, mm, la chiamerei femminile assoluto. Adesso, ecco la domanda che volevo fare prima, che adesso mi è venuta in mente, ma vabbè. Comunque questa femminile assoluto me la riferisce a sua mamma, come se avesse avuto un'autorità molto autoritaria e non autorevole, no? Quindi questa donna che però ha questa capigliatura riccia molto possente, nera, che quasi incute timore, no? Quindi questa femminile assoluto, ecco, me la chiama, proprio come se lui avesse un retaggio familiare che ogni tanto ancora si presenta. Mm. mhm, E poi l'altra di livello 3, che direi limite invalicabile, ed è riferita più invece al papà della sua compagna, ok? Che diciamo un po' come diceva lui, no? Questo mette un limite. Se state dentro a questo range, a me va bene, a me sta tutto bene. Se invece uscite da questo range, io inizio ad andare in panico e quindi inizio a interferire, tra virgolette. Quindi questo, che adesso non mi ricordo già più come l'ho chiamata, comunque questa limite invalicabile. ecco, limite invalicabile, no? Quindi mh, quasi come se lui, un po' per limite invalicabile, un po' per femminile assoluto, nel momento in cui lui si mette in azione verso quello che gli piace veramente fare, eh, come se sentisse in colpa e un po' col punto di domanda, perché è una cosa che sia da parte dei suoi genitori che da parte dei suoi suoceri è un'attività che per loro non ha senso, ok? Quindi i suoceri lo tengono incastrato lì. Mm? E la mamma è quasi come se fosse un giudice sempre presente e quindi lui ha questi due retaggi. Impianti. Ci sono due spirali all'interno del cervello, così, che fanno passare, quando lui per interferirlo, le tre interferenze mentali per interferirlo fanno passare dei pensieri indotti tra queste due spirali. Ok, quindi quasi come se si vedessero delle scosse. Mm? Sono spirali dall'alto in basso, da grandi a piccole, No, come sono delle tutte trombe uguali. d'aria. Ah, No, ok, delle sono uguali. molle. Molle, sì, più molle, sì. La cilindrica. Sì, Bisogna anche specificare, la molla può essere conica, cilindrica, sì, sì, più cilindrica. forte. Mm. Poi c'è un impianto, direi più o meno all'altezza del plesso solare, quindi in mezzo a quello che lui sente, dice non riesco a respirare, no? È proprio qui vicino alla bocca dello stomaco, proprio in mezzo alle due parti del diaframma. Mm? E questo controlla l'ampiezza del suo respiro, quindi dà la sensazione, anche se diciamo fisicamente lui il respiro riesce a farlo completo, ok? Ma è come se questo impianto limitasse l'acquisizione dell'energia solo a una certa parte del respiro, è come se l'altra parte fosse neutra, che non porta nessun nutrimento. Mm. Ok, cinema. Moglie e figlia. I tuoi sono vivi, vero, Alessandro? Mamma e papà. Mhm. Allora, la moglie e la figlia si mettono davanti in prima fila,
la figlia con questo entusiasmo e divertimento, proprio curiosità per quello che sta facendo papà, proprio come se lei fosse sempre molto incuriosita e divertita da quello che, dalle iniziative che ha papà, no? Quindi lo segue in queste cose. La moglie, anche lei con grande stima, vedo tanta stima, quindi interessata a vedere che cosa lui sta facendo. I genitori, allora il padre vorrebbe andare un po' più avanti, ma la mamma lo tiene indietro, quasi come preoccupata per l'effetto che quello che vede potrebbe avere. Quindi stanno piuttosto in ultima fila. Ognuno per sé. Sì, allora il papà va più avanti e lei sta indietro con la preoccupazione per sé e per il marito. Vabbè, sta lì con l'ansia. Nell'esposizione di punti io ho parlato di spirito libero. Mhm. Dovremmo esserlo tutti. Cosa? Dovremmo esserlo tutti. Assolutamente. Quindi anche gli invitati nel cinema sono invitati Mm. a essere spiriti liberi. Sì. Ok, la mia voce. Alessandro, anima, nome. Palla da bowling. Anima, scusa, spirito. Pie. Mm. Mm. È un fiore quello, non so il nome, ehm, che ha una palla che ha tutti delle cose che spuntano, non Mm, appuntite, morbide, ma blu, ok, blu-viola. non mi viene. Eh. Nome del progetto di Alessandro. Mm. Linea, scusate, Madonna. Linea orizzontale. Allora, è proprio il limite che creandosi, che si crea, creandosi le sue interferenze, per far sì che più è come se lui fosse morbido nel volersi realizzare, no? Andare verso la sua evoluzione e benessere, cioè morbido nel trasmetterlo all'esterno e quindi si crea delle interferenze, dei blocchi per far sì che a un certo punto toglie i blocchi e va su. Mm? Quindi è linea orizzontale il progetto ora. Ok, Alessandro e la naturopatia. Paura di non fare le cose bene, causa esoterica. È l'entità mentale femminile, non mi ricordo più, assoluto. Mm. Assoluto. Mhm. Sì, perché è proprio il giudizio, come se ci fosse sempre qualcuno qua che giudicasse, ma sei sicuro, ma stai attento, ma dove vai, ma ok, che deriva da quel retaggio lì, da quel giudizio che lui ha sempre avuto da quella parte. E quindi appunto questa paura è data da quello. Vedo però invece che eh, il fatto che cioè in lui io vedo molta creatività rispetto al progetto che lui ha, ok? In questa azienda agricola. È quasi come se lui si sentisse nel profondo che
descrivo cosa vedo in eterico perché è molto particolare. All'idea che lui ha, collegando le sue erbe che conosce e il terreno, è quasi come se si creasse in eterico un collegamento energetico mm, che è fatto praticamente da un nucleo energetico dentro di sé, ok? Che Mm. parte dal suo inconscio. Poi fa questa parte, questa corrente energetica esce e nell'ambiente c'è un altro nucleo dove arriva questa energia e passando tramite l'ambiente riparte questo flusso energetico e si definisce creando proprio nel terreno. Mm? Mhm. Quindi è quasi come se lui sentisse a livello vibrazionale la creazione di questi prodotti, mm? Mhm. Che lui ha in mente di creare, quasi come se lo sentisse proprio che vengono fuori dal suo sé in automatico, ok? Partendo dalle sue conoscenze e mettendole in relazione agli strumenti che ha all'esterno e soprattutto il terreno. Mm. C'è una vita. Mhm. Quindi, quindi secondo me lo sente proprio profondamente che quella è la sua strada. Mm? Però si limita con le interferenze e con i retaggi che ancora non ha sciolto. C'è una vita passata di Alessandro legata a questa passione per la naturopatia. Sì, lo vedo un po' più alchimista, nel senso mi fa vedere una scena in questa vita 630 più o meno, dove lo vedo su questa riva di questo fiume dove ci sono dei pini, quindi un po' in alto, ehm, dove lui prende gli aghi di pino, le pigne e poi altri, tipo del muschio o altre erbe e crea un'alchimia con questi elementi nella natura. Mm. Uomo o donna? Uomo, Come si chiamava? Waldstaff. Ok, e prima ci ha detto in catene, parlando di naturopatia. Sì, allora quindi l'interferenza mentale mm, eh, femminile assoluto, poi anche l'altra che adesso non mi ricordo più, Limite limite invalicabile? invalicabile, ok, quindi diciamo tutto questo retaggio familiare e poi ci sono i quattro, come sono? Ho detto un nome prima, però adesso li vedo, quegli Quattro esserini, Genesis. esatto, Genesis. che tengono le corde per tenerlo fermo. Mm? Va bene, chiamiamo nel cinema tutti i parenti. Prima di tutto quelli invidiosi. C'è questa donna che entra in ultima fila e sta in piedi di spalle, con le braccia incrociate, si mette di spalle. Ci mostra la schiena. Va bene. Ribadisco che questo non è un posto per capricci. Capricciolandia è un posto dove si viene spogliati di tutte le cazzate del mentale, si viene per imparare, non per controllare, non per influire, non per criticare, non per protestare, si viene per imparare, assistendo zitti e buoni al film di Alessandro, che con tutto il suo percorso è arrivato a fare la seconda sessione per se stesso. Già questo è essere un eroe. Mhm. Se si viene, si fa i capricci, si fa le puzzette, nel mio cinema uno se ne va immediatamente, via, subito, con le puzzette sue. Sì,
Anche perché se stanno con questi atteggiamenti non riescono a stare, perché sono atteggiamenti di difesa. Perché se uno non avesse paura di vedere delle cose, entra in maniera neutra, no? Come se va al cinema, anzi, con entusiasmo. Invece quando mettono in atto queste cose sono delle difese. Quindi Via. mm. Chi arriva? Quanti arrivano di parenti serpenti? Allora, non sono tutti serpenti, nel senso che vedo che arrivano un po' di cugini. Sembra 8. E arrivano i suoceri. Il suocero, diciamo che allora prima dice, vabbè, ho capito le regole, quindi se voglio star qua mi devo un po' rilassare. E siccome ci vuole stare, dice, vabbè, sarà quel che sarà. Causa esoterica dell'invidia. E parenti. È principalmente diciamo, l'invidia per la sua libertà, per la sua forza, per essere libero, per andare, seguire l'amore oltre ogni schema e senza farsi fermare da nessun compromesso. Mm? Mhm. Quindi principalmente è questo. E poi quasi da un senso di inferiorità, un senso di non essere, diciamo, la persona principale che sta provando invidia, si sente inferiore e non si sente vista, non si è mai sentita vista, si è sentita prevaricata da lui. Fa fatica a vedere che era un rapporto per affinità di carattere, no? Fa fatica a vederlo e quindi questo ha sempre provocato in lei un'invidia e l'ha fatta sentire come se non fosse mai stata vista. Ma chi è la figlia dello zio Mm, speciale? sì, Ok. Chiamiamo come disincarnato, come ha richiesto Alessandro, suo padre, appunto, lo zio speciale. Mancato quasi un anno fa. dice, sai, a volte tu ti spendi per gli altri pensando di portare amore e bellezza, ma questo a volte non serve, anzi, è come se fomentasse, lui dice, è quasi come se peggiora la situazione, quindi eh, lascia che le cose siano, lascia che le persone siano. Come lo vedi? Portale aureo aperto. Lui è Mhm. dentro ed è uscito o è ancora fuori? No, no, era fuori. Era fuori, però lo vedo abbastanza tranquillo, nel senso non lo vedo sofferente, lo vedo ancora qua, nel senso quasi come se stesse su un altare un po' alto e tenesse d'occhio la situazione, ma soprattutto riferita ad Alessandro, nel senso che c'era talmente tanto affetto che è quasi come se lui si preoccupasse ancora che lui stia bene, che lui segua la sua strada e che lui sia sereno, ecco.
Vede anche la figlia, ma sapendo, cioè in eterico da sopra lui è quasi come se vede la genuinità di Alessandro e invece più la viene a dire, meschinità e macchinazione della figlia, no? Quindi dice finché va tutto bene, ok, se no intervengo. Ecco, una cosa che questo no, è nel suo loop, che non deve fare, certo, però questo è un po' il suo loop. C'è una vita passata tra Alessandro e questo uomo? Erano coppia, uomo e donna, lo zio era la donna e Alessandro l'uomo. Potrei dire una famiglia benestante di Londra, 1600, verso la fine. Londra o Non dintorni? ricchissimi, ma Dintorni comunque. o Londra? No, Londra li vedo camminare in città a braccetto. Ok, diamo una big speciale allo zio, tale da ricordargli tutte le vite Mhm, e tale da fargli comprendere il gioco in cui è immerso. mhm. Cosa fa? Allora, gli si sono presentate tutte le vite con Alessandro, ci sono 6 o 7, e dall'altra parte tutte le vite con la figlia, e questo ha fatto sì che lui potesse fare un taglio, nel senso separare le due persone, no? E quindi essere un po' più neutro rispetto al loro conflitto, tra virgolette, nel senso lo vede di più come ognuno è a sé, un individuo a sé e fa la sua esperienza, ecco. Quindi questa cosa ha fatto sì che lui potesse essere un po' più rilassato rispetto al loro rapporto, ecco. Messaggio dello zio ad Alessandro. Vivitela e giocatela tutta, sempre con il tuo entusiasmo e la tua, non mi viene la parola, il tuo impeto, la tua forza, il tuo buttarti. Messaggio di Alessandro allo zio. Nonostante i tuoi strumenti fossero basici, minimi, tu hai saputo darmi molto di più di tutti gli altri. Dal tuo profondo usciva un'enorme saggezza. Sarò grato per sempre. S'abbracciano forti. Messaggio alla figlia. Sì, la saprà mai, ma... Tu sei la mia bambina e l'amore profondo che c'è stato è sempre presente. E la carezza. E lei cosa risponde? Sento il vuoto del tuo poco affetto. Ok. Mm. Lo salutiamo e dimmi quando è andato. Se va. Sì, 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 va, va. Ecco, cosa comporta questo per un disincarnato? Mancato un annetto fa, un'accelerazione?
Una violenza? Un Violenza no, bonus? perché Se no non lì è andrebbe. diverso, esatto, non andrebbe. Eh, Arriva prima la possibilità di uscire dal loop in cui rimangono incastrati spesso e arriva la possibilità appunto di entrare nell'energia, questa energia dove poi sentono l'impulso, diciamo, della direzione da prendere. È come se venissero pian piano trasformati nell'energia della direzione da prendere. Ecco. Mm, Mm. Un'accelerazione. Beh, fatto dopo neanche un anno è tanta roba. Ok, lo chiudiamo, lo salutiamo. Mhm. Un anno fa, con questo lutto e altri problemi di lavoro, Alessandro, dopo tantissimi anni, diciamo dall'adolescenza dove aveva un po' fumato e poi smesso, riprende a fumare. È un caso o c'è una correlazione? Eh no, c'è una correlazione, infatti l'entità mentale, quella collettiva da Sigaretta? fumo, che in lui è sigaretta, è collegata appunto negli inferi, potrei dirti nei piani bassi, che quindi Mhm. nel nero, quasi lo potrei descrivere quasi come catrame, come una catena immersa nel catrame, ok, che si collega appunto al cubo da cui esce il pagliaccio che spaventa. E queste interferenze si sono potute agganciare ad Alessandro per il grosso abbassamento di vibrazioni derivante dal dolore della perdita. Ok, circondiamo Alessandro di centinaia di schermi di televisione, forse anche migliaia. In ognuno c'è un momento ripreso in cui lui fuma una sigaretta da un anno fa a oggi. Quindi vari contesti, in casa, fuori, parlando con qualcuno, da solo, di giorno, di notte, di sera, quando piove, quando c'è il sole, al lavoro, a casa, di sabato, di domenica, di lunedì. Tutti, ogni sigaretta è un video. Mhm, Con ogni video ha l'indicazione della vibrazione mhm. che ha e che potrebbe aver avuto in quell'occasione. Mentre fuma si abbassa parecchio, intorno ai 2-3 miliardi. Poi risale Sì, lentamente, velocemente, dipende. dipende un po'. Se lui è un po' in una giornata che è un po' movimentato a livello emotivo e fuma la sigaretta fa sì che lui faccia molta più fatica a uscire da questa emozione un po', ecco, non serena. Mm. Va bene, adesso rispetto allo zio è sereno, ha visto che cosa ha fatto, no, lo zio. Mhm. Zio, come dire, quasi un privilegiato e anche un privilegiato grazie a se stesso. Mm. Perché non è Certo. detto che dopo 10 mesi si facciano si prendano queste azioni, Mm. compiano queste azioni. Bene, prendiamo questo stato di adesso, di Alessandro, Mm. e proponiamolo ad Alessandro nella linea temporale che noi possiamo manipolare subito dopo il lutto. Quel giorno in cui diceva sì, dai, fumo. Ma cosa mi farà mai una Mm. sigaretta? In quel momento lì innestiamo, trapiantiamo lo stato d'animo che ha oggi rispetto al lutto. Che succede? La rifiuta, non la vede neanche. Ma forse addirittura non si crea neanche quell'interferenza lì, ti direi.
Cioè, perché come adesso non lo so com'è andata, ma in Eterico mi appare che gli è stata offerta una sigaretta e lui l'ha accettata. Sostituendola con lo stato d'animo e le vibrazioni di ora, non vedo neanche l'offerta della sigaretta. Ecco. Non è cioè non ha senso perché tanto non aggancerebbe. Mm. Ti è stata offerta, Alessandro, o te la sei offerta? Ti è stata offerta? Sì, ti è stata offerta. Ok. E te la sei offerta, di fatto. Mm. L'innesto. Bella questa cosa, bella invenzione. Abbiamo innestato, Sì. ma che casino, l'Alessandro albero selvatico con di ciliegie selvatica con le ciliegie quelle buone. Mm. Abbiamo fatto un innesto. Solo con questo, che è successo alla sigaretta 6 e all'entità mentale collettiva fumo? Allora, quello che vedo, appena si è, diciamo, innestato bene l'innesto, a cascata è partito che su tutti gli schermi di tutti gli eventi, di tutte le sigarette fumate, si ripete la stessa energia e vibrazione, quindi diventa tutto l'immagine uguale a quella volta lì dove abbiamo innestato la nuova vibrazione. Ma in quegli schermi c'è lui che fuma? No, no, infatti. C'è solo la vibrazione senza Sì. la sigaretta. Mm. Ok, esiste una linea temporale, attenzione, in cui è andata tutto come è andata, lo zio è mancato e Alessandro ci è rimasto ovviamente molto male. Esiste una linea temporale in cui nessuno gli offre una sigaretta e a lui non viene mai in mente di fumare, quindi è comunque nella condizione dell'innesto di adesso, Mhm. senza tutte quelle sigarette fumate. Non ha mai ripreso in sostanza. Mm. C'è quella linea temporale? Sì, ti dirò, oltre ad abbassare le vibrazioni, le sigarette hanno fatto sì che lui ehm, abbia sentito il lutto in maniera alterata. Invece in quella linea temporale là lo sente fino in fondo. C'è proprio un periodo dove sente il lutto, e poi risale e continua. Mm. Ok. Ma siamo andati nell'altra linea temporale dove lui non ha mai fumato o Sì, sì, abbiamo creato una linea temporale dove c'è un altro evento? c'era già. Sì, ma siamo andati nella linea temporale quella là e abbiamo fatto un'intersezione? Sono le due linee temporali, immagina due linee Mm. verticali, Sì. no? Quella di sinistra è l'attuale di Alessandro, quella di destra è quella in cui non ha mai ripreso a fumare. Mhm. Noi abbiamo deviato verso quella di destra e siamo ritornati nella nostra dopo un pezzettino, che sarà da adesso in poi, Ok. Mm. o siamo andati di là. I binari del treno hanno fatto uno scambio, siamo entrati in quella Mhm. e adesso siamo in quella. Può sembrare una sciocchezza, ma è interessante capirla Mm. questa cosa. No, è un'altra completamente a sé. Mhm. Ma diversa. Ma i pezzi potrebbero essere intercambiati, cioè potrebbero essere messi un pezzo di qua e poi riprendere di là, cioè volendo. Quindi in entrambe lui non fuma, ma in una fa una cosa e in un altro Mm, fa un'altra. mm, Sono completamente due cose diverse. Bene. sì, Come potrebbe anche essere vero al contrario per altri, quindi gli sì, sì, no, infiniti, infatti. gli universi sono, le linee temporali, gli universi sono, non so se infiniti, ma sono veramente tanti. Mm. Molto bene. Non progredisce. Lui dice parte eterica in realtà, la sua, insomma, componente spirituale, il suo percorso personale non progredisce.
La vedi così? Ehm, In realtà io vedo tipo dei picchi che rimangono nella consapevolezza, ok? E poi però viene riabbassato a livello vibrazionale, perché quello che agiscono le entità mentali e i quattro gremlins è proprio riportarlo giù. Quindi lui su va e poi lo riportano giù, perché alla fine la media che deve risultare è quella linea orizzontale. Causa esoterica di non essere riuscito a vendere la casa. Vedo sempre questa entità mentale, quella da tre, limite invalicabile. Mm? Mm? Quindi fin lì, fino a avere quella casa lì, ancora gli è stato concesso. Se adesso viene venduta e poi c'è come se cioè adesso non lo so lui dove vorrebbe andare, ma ho quasi la sensazione che lui volesse essere un po' più lontano ancora dai suoceri. Così in eterico mi appare, ok? Quindi se lui vende la casa e va più lontano, poi c'è troppa distanza, in vari sensi, nel senso che loro sono troppo liberi e ai suoi suoceri questo non sta bene perché poi non hanno più il controllo. In eterico c'è questa energia qua. Mm. Ma non solo, c'è anche in eterico mi appare come se il terreno dove c'è a casa sua Mm. intorno fosse quasi come se ribolle, Mm. che quasi la separa da tutto il resto del terreno intorno. Quindi quasi come se avesse un'energia di isolamento. E le persone, in eterico te la dico così, quello che vedo, vedo le persone che quando vengono a visitare hanno questo, come se gli venisse messo un ponte levatoio, no? Che possono passare per visitarla. Mm. E poi è come se non fosse più accessibile perché ci sono i coccodrilli. Mm? Ok, questa casa è pulita, disincarnati, vecchi Oh, inquilini. c'è una, c'è questa interferenza che però è per l'esterno, nel senso che non vedo tanto che agisce su di loro tre, ma proprio verso questo ponte levatoio c'è questa specie di testa drago nera che Ma da cosa dipende? Non ho capito. Da quello che pensa la gente di quella casa? no, dentro alla casa. Cioè quasi come se ci fosse rimasta un'interferenza di un disincarnato. Il disincarnato non c'è, c'è solo l'interferenza. Ok, Mm. basta. Il drago nero. Un drago nero che mm, Questo impedisce la vendita? sì, è come se fosse il loro guardiano. Quindi potrei tradurlo che in qualche maniera loro si limitano limitano la propria Loro chi? realtà, loro tre, Eh? mm, perché lì si sentono uniti e si sentono famiglia, quasi come se cambiare posto è un punto di domanda. Sai quel che lasci Forse non sai più quel la che trovi. compagna, sì, ma è una cosa inconscia, è quasi come se lì si sente tanto unita a loro due, alla figlia e a lui, che ha quasi timore. Quindi ci Va sono bene. questi due aspetti. Ecco. La compagna è una fiamma, è un'anima gemella? È una fiamma livello 4. Mm, Ah, potrebbe diventare 5 se lei, se volesse e riuscisse a aprirsi completamente anche a livello spirituale.
però li vedo proprio quando lui descriveva che hanno cercato di allontanarli e quando erano lontani è come se fossero due calamite. In eterico io vedo proprio quasi come se prendi un chewing gum, ok, lo tiri e le due parti grosse si allontanano, ma quella parte che è unita piuttosto diventa fine fine fine, ma non si rompe. E quindi alla fine poi si sono riuniti. Mm. E questo c'è proprio delle fiamme, lo vedo chiaramente. Chiaro. Bene, cluster. Mhm. Andiamoci subito. Mhm. C'è da fare un lavoro sia qua che dopo. Come vedi i contratti e come vedi quello relativo al drago nero della casa? Quello relativo al drago nero della casa eh, appare così, appare la loro casa, loro tre dentro. Allora, il drago nero che guarda verso l'esterno e Alessandro di spalle che è attaccato al drago nero, cioè le spalle attaccate alle spalle del drago nero, ok? Che guarda sua figlia e la sua compagna, che sono però, cioè in eterico io le vedo più piccole, quindi quasi come se lui, intanto che il drago nero gli fa da guardiano, lui si può occupare di loro. Cioè, quindi, Ok, lui le difende, diciamo. esatto, è quasi come se... Bene, al- togliamolo. mm, Lui lo toglie per sé, e mm. invitiamo la figlia e la moglie a toglierlo, ognuna per se stessa. Lui apre il portale definitivo e lo butta dentro. Ma, è molto forte la figlia perché sai quei schedari che c'erano una volta con le cartelline che avevano due ganci ai lati e si Mhm, appoggiavano su questo coso che scorre, mm? mhm. Che è lì che fa scorrere tutti i suoi contratti per cercare quello molto intenta per buttarlo nel portale definitivo. Lui butta tutto? Sì, È adesso butta sicuro? tutto. Sì, 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 assolutamente. Ok, qui crea qualcosa di suo. Allora, crea questa forma che è data da tutte le erbe che formano un cerchio alla base che poi si apre salendo, Mhm. mm? Che all'interno creano, tutte queste erbe messe una di fianco all'altra, all'interno creano una spirale energetica che poi si diffonde in tutto il cluster. Avatar, c'è qualcosa? Un terzo qua a destra. Apre il portale definitivo e butta via tutto. Perché a destra? Perché è come se fosse partito, infatti, a ricostruirsi dalle entità mentali. E quindi è quasi come se di qua mi fa vedere le entità mentali. Ok. Con questa condizione, i quattro gremlins, il tubo tela legato alla famiglia, il pagliaccio, Zeus sul palco, i 3DL ci sono ancora? No, L'entità mentale sigaretta collegata a quella collettiva, l'entità mentale femminile assoluto e limite invalicabile e tutti gli impianti ci sono ancora? no. Ok. Il progetto Mhm. esiste ancora? No, lì no. Linea orizzontale. Mhm. Anima e spirito sono sempre dello stesso nome. Boh, palla da bowling e fiore.
blu, palla blu. Mm. Allora, è come se quella forma lì sferica di tutte e due fosse rimasta, ma molto più leggera. Quindi la palla da bowling è diventata una sfera energetica, quindi senza limiti, senza, no, solo energia. E invece lo spirito è diventato come un rivestimento sempre sferico di vetro. Nuova vibrazione di Alessandro. 485 miliardi, Però, nuova consapevolezza, 208, anima, 63, vite, 826, cervello, 9.8, suscettibilità ipnotica, 87. 87, quindi può andare tranquillamente in ipnosi. Mm, Tanto quanto prima, molto meglio adesso. mm, 40 è il minimo, abbiamo visto. mm. 3, 4D. Era un 30-70 volte 10-90. No, se non avesse fumato 10-90. Mm. Adesso in questo momento ha le caratteristiche per fare 80-20, ma nell'80 stare proprio in 4D, non nella via di mezzo. Mm? Mhm. Ehm, C'è sempre il solito meccanismo che se fuma le percentuali cambiano un po'. Mm. Ok, il drago nero nella casa che impediva la vendita, per lui esiste ancora? No, Per la per moglie lui esiste no. ancora? Per la figlia esiste ancora? No, adesso in eterico io vedo Mm. che tutto il terreno è stato spianato e quindi non sono più isolati. Ok, per qualcuno esiste ancora? Chiunque. Ma in generale nel mondo o rispetto a quella casa lì? No, quel drago che c'era nella casa per chiunque. Qualcuno del paese, qualcuno che abita lontano e si Allora, ricorda che quella casa, brutta. no, no, c'è allora, vedo quest'uomo a destra che ha il drago in mano e cerca di rimetterlo sulla casa, ma non riesce. L'uomo chi? Disincarnato? No, chi? No, no, è un uomo reale che vuole rimettere l'interferenza nella casa, ma non Ok, riesce. ma questo drago era legato a un disincarnato. Il disincarnato dov'è? Sì. Ah, È qui o è andato? no, è qui adesso Via, che l'abbiamo... via, via. Totale aureo, eh, tanti saluti, una stretta di mano. Vaya con Dios. mhm, Ci va? sì. Ok, chiudilo e dimmi se può ancora esistere il drago nero adesso. Per chiunque. No, Ok, vibrazione della casa. 216 miliardi, Prima? 21. Bene. 10 volte tanto. Bene, 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 bene. Messaggio della moglie ad Alessandro. Gli ha detto un pezzettino della canzone Donna Cannone, voleremo insieme in carne ed ossa e non torneremo più. Nel senso per la libertà, no? Vuole indicare tutta questa parte, che da Messaggio, adesso in poi sono liberi. Mm. messaggio di Alessandro a se stesso. Galoppa liberamente, ora davanti è tutto libero. E in merito alla parola respirare, cosa si dice? I tuoi respiri a pieni polmoni da oggi ti danno energia al 100%.
Ok, qualcosa da aggiungere. Il Circense esiste ancora? No, Chi c'è al suo posto? hanno costruito, poi quel posto lì è diventato tipo una piazza piccola e poi tutto intorno delle case. È diventato un piccolo paese invece che essere un circo. Ok, come lo vedi Alessandro? Sempre a 4,85? Allora, sua figlia ha acquisito in eterico questa capacità di legge tipo delle istruzioni e poi ha tipo una bacchetta e con la bacchetta fa così sopra le persone e scende tutta una vibrazione, un'energia vibratoria sulle persone che le aiuta a equilibrare le energie. E con questo Alessandro adesso si sta alzando, sta arrivando a 550, 570, 600. Immagine finale. Mm. Immagine finale, dimmi. Sì, sì, è sospeso in alto con le gambe incrociate che sta decidendo mm, quale esperienza divertente fare per prima tra tutte le infinite che può scegliere. Ok, disconnettiti da tutto e tutti e noi torniamo.